Ciao a tutti, finalmente ritorno con una nuova ricetta e stavolta una ricetta freschissima, adatta proprio al periodo estivo perché non prevede la cottura, si conserva in frigorifero o nel freezer e si gusta come se fosse un gelato o un dolce al cucchiaio. Sto parlando della crostata fredda al tiramisù, senza cottura e senza uova crude, un tipo di torta fresca che sta spopolando sul web e vi verrà voglia di farla ogni settimana. Prepararla è super veloce e ora vi mostrerò tutto il procedimento elencandovi man mano gli ingredienti. Dovremo preparare il caffè con la moka, quella più grande che avete, e poi diluirlo a piacere con acqua e zuccherarlo secondo i vostri gusti. Mescoliamo bene e lo mettiamo da una parte, così si fredda. Io di quantità di caffè ne ho stimato un 200-300 grammi. Ora all'interno di una ciotola capiente andremo a versare la confezione di panna fresca da montare. Questa è precisamente 250 ml ed è senza lattosio. Aggiungiamo 4 cucchiai colmi di zucchero e un cucchiaino di zucchero al velo vanigliato. Montiamo per bene alla massima velocità con uno sbattitore elettrico. Adesso uniamo 250 g di mascarpone, anch'esso senza lattosio, e continuiamo a montare fino a che si sarà formata una bella crema densa e ve ne accorgerete prendendone un po' con un cucchiaino. Se non cola vuol dire che avrà raggiunto la giusta consistenza. La riponiamo subito nel frigo. Ora prendiamo uno stampo da crostata del diametro di 26 cm e lo foderiamo bene con abbondante pellicola trasparente. Prendiamo i savoiardi, io ne utilizzerò circa 400 grammi, questi sono quelli grandi sardi del tipo fonnese, e li immergiamo nel caffè diluito e zuccherato, rigirandoli un 3-4 volte. Attenzione perché questi assorbono tantissimo e quindi dovrete essere rapidi. Li disponiamo tutti a giro stampo, disposti così per metà, come si vede nel video, in modo tale che poi possiamo ripiegare il bordo che fuoriesce, ovviamente poi sulla crema. Non preoccupatevi se alcuni savoiardi si dovessero spezzare, è normalissimo, non succede nulla. Completiamo la base dello stampo aggiungendo pezzi di savoiardi anche al centro, in modo tale che non ci siano buchi. Prendiamo la crema e la versiamo sopra livellandola con un cucchiaio, e ora, se siete golosi come me, aggiungete anche voi la Nutella, qualche cucchiaiata che poi spalmeremo con il cucchiaio per creare una sorta di variegatura, e diventa così irresistibile. Completiamo il tutto con una bella spolverata di cacao amaro in polvere e, come vi dicevo prima, ripieghiamo ora i lembi dei savoiardi sopra. Vedete che bell'effetto che si crea? Una sorta di crostata moderna che sembra un fiore. Pieghiamo sopra anche i lembi della pellicola trasparente e riponiamo la torta all'interno del frigorifero per 3 ore oppure nel freezer per 1 ora. Scegliete voi. Una volta trascorso questo tempo, riprendiamo il nostro dolce, lo decoriamo con qualche strisciolina di Nutella e un altro po' di cacao amaro in polvere per renderlo ancora più appetibile, come se si volesse mangiare subito con gli occhi. E ora arriva il momento che più preferisco, il fatidico e catartico taglio della fetta. Ma guardate che sogno, è cremosissima, è golosissima, è freschissima e insomma, quindi tanti pregi per questa torta al gusto tiramisù, non potete non provarla. Sono sicura che ve ne innamorerete all'istante. Poi per gli amanti del caffè e del tiramisù questo dolce è l'ideale, altro che gelati, ma questo è molto meglio. Qui ne manca già la metà. Ebbene sì, siamo troppo golosi, ma una volta iniziato a mangiarlo non riuscirete più a fermarvi. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta e che la proverete anche voi. Vi abbraccio forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!